Mie impressioni sulla Ed Coelho Motion del 2025. Racchetta della nuova linea firmata dal numero 1 mondiale Arturo Coelho, qui in versione più leggera rispetto alla Pro. La racchetta in test pesa 356 grammi e ha il bilanciamento a 27 cm, quindi perfettamente in specifica. La racchetta è chiaramente una riedizione della gloriosa Delta Motion del 2022, che ho usato per molto tempo in passato, quindi potrò fare durante la recensione un ampio confronto tra le due racchette, per capire se vale o meno la pena passare al nuovo modello, considerando anche l'elevato prezzo di listino all'uscita, ben 350 euro. La forma è a diamante e i piatti sono misti di fibra di vetro e carbonio, ma di una nuova composizione. Ed dichiara che la quantità di carbonio rispetto alla serie Delta è stato aumentato, per garantire una maggiore rigidezza. Anche per la gomma, Ed dichiara una novità rispetto al passato. Si tratta di una nuova versione della classica Power Foam, di un bel colore rosso, ma soprattutto con una densità e durezza maggiore rispetto alla solita. La finitura dei piatti è ruvida, grazie ad un effetto 3D personalizzato con il logo della corona di King Arturo. Un'ultima novità rispetto alla vecchia Delta è l'aggiornamento del sistema Auxetic, qui giunto alla versione 2.0, come in tutti i recenti modelli della casa austriaca. Il tatto complessivo risulta medio, un paio di punti verso il duro, con una buona salita e uscita di palla, presente ma non eccessiva e con un tocco abbastanza secco ma rotondo, risultando in generale molto più reattiva rispetto alla Delta Motion. La palla comunque non parte mai troppo da sola, come in altre soluzioni sempre di ed in fibra di vetro o ibride, però di sicuro spara molto veloce appena gli dai qualcosa in più di braccio. Si sente che effettivamente c'è più carbonio sulla faccia e che la gomma è più densa. Non sembrano essere solo annunci di marketing. Il punto dolce risulta abbastanza generoso, considerando anche il formato, spostato un pochino verso la punta della racchetta, testa della pala che risulta abbastanza piena e carica. Il feeling all'impatto è ottimo, con un bel tocco pieno e piacevole. È una racchetta molto comunicativa e con un ottimo feeling durante l'impatto sulla pallina, anche se, superata la sua soglia di attivazione abbastanza bassa, tende ad amplificare un po' la velocità del gesto tecnico, soprattutto agli alti regimi, con la palla che scappa un pochino di più rispetto alla versione precedente. La maneggevolezza è piuttosto buona, anche se si potrebbe soffrire nelle difese basse e nell'eccessivo uso del polso, a causa del bilanciamento e della massa spostata un po' verso la testa. Siamo sui livelli di maneggevolezza di una Extreme Motion. Sicuramente si muove un pochino peggio rispetto alla vecchia Delta Motion. Lo swing weight, considerando il peso sulla carta basso, è sicuramente degno di nota e la potenza risulta superiore a quella della Delta Motion, risultando più vicina al comportamento della Pro rispetto al passato. A livello di comfort abbiamo invece un netto passo indietro rispetto agli ultimi modelli Ed. L'assenza del tappo soft buttercup purtroppo si fa sentire, con il vecchio tappo ottagonale rigido delle vecchie serie che fa il suo ritorno. L'effetto positivo è un po' meno filtro all'impatto, col feeling generale che risulta quindi migliore rispetto agli ultimi modelli. La palla si sente sempre bene in tutte le circostanze. L'effetto negativo però si ha appunto nel comfort, perché si ripropone la scomodità nell'impugnatura, con effetti negativi nella zona del polso, che già in passato con i vecchi manici personalmente mi aveva dato noie, e anche il gomito risulta maggiormente sollecitato rispetto ai modelli col tappo morbido. Giocatori con articolazioni e braccia sensibili potrebbero soffrire partite prolungate e ravvicinate, e questo è stato uno dei maggiori difetti che ho riscontrato durante l'uso della racchetta. Per quanto riguarda lo spin, il rugoso 3D è ben progettato, visivamente non sembra eccezionale, ma alla prova del campo rende anche leggermente meglio rispetto alla vecchia serie Delta. Nel gioco dal fondo, la superficie abbastanza reattiva del piatto aiuta sufficientemente negli scambi da dietro e nel gioco di difesa dal basso. Risulta ottima per alzare pallonetti profondi e mantiene un buon controllo anche nel gioco di ciquita e bote pronto. In generale il controllo è buono per una racchetta a diamante, ma va detto che la palla viaggia veloce molto più facilmente rispetto alla vecchia Delta, quindi bisogna sempre stare attenti a non eccedere. Va infatti tenuta un po' a bada agli alti regimi, dove c'è il rischio di perdere un po' di controllo. Bisogna anche tener conto della sua testa abbastanza carica, che potrebbe ostacolare recuperi al limite e preparazioni in ritardo o in emergenza. Per le sue caratteristiche, ti invoglia sempre ad accelerare il ritmo di gioco e giocare veloce e teso,
ma questo può rivelarsi chiaramente un'arma a doppio taglio in fase di costruzione e gestione delle palle in difesa. Dall'alto e in volée, la racchetta rende al suo massimo potenziale. In quanto alla sua buona maneggevolezza si affianca sicuramente un'ottima potenza, migliore di qualsiasi altro modello della serie Motion di Ed e superiore anche a molti modelli della serie Pro. Come termine di paragone, in quanto a potenza siamo poco sotto ad una Speed Pro. Quando c'è da spingere, nonostante il peso sulla carta non elevato, risponde sempre in maniera ottimale. La palla rimane molto poco a contatto della superficie dei piatti e viene subito sparata via, anche con movimenti non troppo pronunciati del braccio. Questo è sicuramente ottimo per chi cerca una potenza facile. Per il controllo però bisogna sempre dosare bene il braccio nella spinta, perché risulta piuttosto esplosiva per essere una racchetta della linea Motion, che di solito sono un po' più docili e accondiscendenti. Potrei dire figurativamente che è una Delta Motion arrabbiata e sotto steroidi. Bisogna stare un minimo attenti se si fanno gesti tecnici troppo irruenti o tecnicamente non pulitissimi. Il movimento deve essere deciso e preciso. Lei ama il colpo secco senza tanto braccio se non su colpi di palese chiusura. A differenza della vecchia Delta Motion tollera meno le sbracciate e le preparazioni troppo ampie. In volée, i colpi viaggiano sempre molto veloci anche con preparazioni minime, con palle che escono facilmente pesanti e tese, sempre velenose grazie agli ottimi effetti generati. La racchetta risulta anche molto solida e si comporta molto bene nei blocchi, dove basta mettere la racchetta piatta e indirizzarla per ottenere risultati ottimali. Nei colpi più di fino bisogna invece usare oculatamente il polso e il peso del corpo perché la palla va via facilmente. Per quanto riguarda Bandeka e Vibora, siamo a livelli di eccellenza. La combinazione tra maneggevolezza e potenza sprigionabile la fa rendere letale nelle situazioni offensive, con palle pesanti e tagliate generate con uno sforzo minimo, mentre nelle situazioni più di contenimento un colpo piatto con poca escursione rende sempre molto bene. Bisogna solo stare attenti alla testa della racchetta che tende ad andare facilmente verso il basso, è un pochino più cabezzona rispetto alla Delta Motion. Tende a chiudere un pochino più il colpo da sola rispetto al passato. Lo smash e i colpi piatti di potenza e di prepotenza sono ovviamente il punto forte della racchetta, con la palla che viene spinta via sempre con tanta reattività. Realizzare uno smash anche da non troppo vicino alla rete è spesso efficace e sempre appagante, anche per giocatori senza troppo braccio e fisico. Ovviamente non è un super cannone, stiamo sempre parlando di una racchetta sotto i 360 grammi, ma in relazione al peso e alla categoria di pala, può tranquillamente essere definita un mini cannone. Non ci si può proprio lamentare della spinta. La vecchia Delta Motion risultava sicuramente un pochino più vuota sotto questo aspetto. Lei offre sensazioni sicuramente migliori ad un ritmo alto, più progressiva e con un picco di potenza ottenibile maggiore. Come profilo di giocatore, la consiglio sicuramente per un livello buon intermedio a salire, meglio se intermedio avanzato per sfruttarla appieno. Risulta infatti una racchetta di livello superiore alla vecchia Delta Motion, sia come resa che come abilità tecnica e fisica richiesta per farla rendere al meglio. A destra per me è perfetta per giocatori di destra molto aggressivi, a cui dal basso piace lavorare palle veloci, fiondarsi spesso e velocemente a rete, ed essere spesso presenti nelle fasi di gioco di spinta dall'alto e nelle chiusure. Ritengo però che sia a sinistra il suo habitat naturale, perfetta per giocatori non troppo strutturati fisicamente, che preferiscono pale più maneggevoli rispetto ai soliti cannoni, in cerca di un aiuto in spinta e potenza, specie sui colpi piatti. Come ulteriore paragone, ho avuto modo di provare brevemente anche la Coelho Pro. Questa sì che è un vero e proprio cannone, probabilmente la racchetta più potente che io abbia mai usato, ma risulta anche tantissimo più impegnativa a livello fisico. La Motion è sicuramente più adatta per il buon giocatore medio da circolo che conosce e accetta i propri limiti. Chiusura finale sul prezzo. Trovo il posizionamento della Motion a 350 euro, pari alla Pro, totalmente ingiustificato. Però d'altra parte la qualità costruttiva e il buon livello dei materiali usati si percepiscono dal primo momento. Prendendola, magari in offerta, intorno ai 200 euro, potrebbe rivelarsi una buona mossa per assicurarsi una racchetta davvero ottima.